So, when we develop metta, we can develop metta on 3 levels. Quando andiamo a sviluppare la metta, lo possiamo fare su 3 livelli. There's development of metta in deed, metta in action. C'è lo sviluppo della metta in azione, nei fatti. And this is any physical action that is based in metta. Quindi si tratta di qualsiasi tipo di azione in cui possa essere coinvolta anche la metta. We can develop metta in speech. Possiamo sviluppare metta nella parola. And that's obvious, it's skillful, kind speech. E questo è più che ovvio, si tratta di un modo di parlare gentile e abile. Or we can develop metta in the mind. E possiamo sviluppare la metta a livello mentale. Which is primarily what we're doing here. Che è soprattutto, principalmente, quello che stiamo facendo qui. In Pali, these are called mano kamma metta, for metta in the mind. In Pali vengono chiamati manu kamma metta per quello che riguarda lo sviluppo della metta a livello mentale. Vachi kamma metta for metta in speech. Vachi kamma metta per quanto riguarda la metta and kaya kamma metta, metta in action. E kaya kamma metta in azione. The development of mano kamma metta, the metta in the mind, is obviously the most important. Quello che è più importante ovviamente è lo sviluppo della metta a livello mentale, manu kamma metta. Because obviously the other 2 spring from that. Perché gli altri 2 ovviamente ne derivano, ne sono la conseguenza. It's the foundation of the other 2. Questo è appunto il fondamento degli altri 2. And this development of mano kamma metta is mind and heart work. Questo sviluppo, questo evolversi di mano kamma metta è uno sviluppo, è un evolversi a livello mentale e del cuore. Someone in their interviews today said something quite beautiful. They said they'd even, 2 days into the retreat, they've noticed a huge shift in how they're relating to things. Una persona in un colloquio ha detto una cosa molto bella, ha detto che malgrado siano passati soltanto 2 giorni, ha già potuto notare un enorme cambiamento nel suo modo di relazionarsi con le cose. They said habitually they always dwell and obsess about faults. Ha detto che di solito è sempre impegnato, la sua mente è sempre presa dagli errori, dalle manchevolezze. But now with metta being able to incline to the good. Ma ora con la metta che inclina al bene. This is the essence of this mind work that we call the development of metta, metta bhavana. Questa è proprio l'essenza di questo lavoro che chiamiamo metta bhavana. And regardless of what the body is doing, sitting, standing, walking, lying down. Questo a prescindere da questo, qualunque cosa stia facendo il corpo, che sia sdraiato, seduto, in piedi o in cammino. We really aim in the development of the metta in this practice for a continuity of that. In tutte queste nostre possibili posture, il nostro scopo è di avere una continuità della coltivazione della metta. And the essence also of this purification is the gradual and sequential breaking down of barriers in the heart.
E c'è questa graduale e sequenziale venire a cadere delle barriere del cuore. So that the metta that we develop is, in the words of the chant that we do in the morning, boundless. In questo senso, così come viene detto nel canto che intoniamo il mattino, l'essenza della metta è senza limiti, è sconfinata, illimitata. Without barriers, without prejudice, and without any preferences at all. Senza barriere, senza pregiudizi e senza alcuna preferenza. In the chants that we do, and in the Metta Sutta, there are a number of references to this quality of metta. Nei canti che intoniamo e anche nel sutta della Metta ci sono dei riferimenti a queste qualità intrinseche. It says in the texts, to all as to myself. Nei testi si dice verso tutti come verso me stesso. And I really love this because it directly points to the fact that we connect with how we want to be happy. And then we have that well-wishing to all beings in the same way. Questo mi piace molto perché proprio fa vedere come c'è questo desiderio in noi di star bene, come questo nostro stesso desiderio poi possa espandersi verso un'altra persona che anch'essa vuole stare bene. So that no one being is any more special or precious than any other being. E in questo senso, in questo modo, nessun essere è più prezioso o più speciale di un altro. No single being is outside the scope or the range of this metta. Non c'è un solo essere che sia escluso dal campo della metta. Take a moment to let that in. Prendete un attimo per farlo veramente penetrare in voi. No single human being is any more precious than any other single human being. Non c'è nessun essere umano che sia più prezioso o speciale di un altro essere umano. And as far as pure metta is concerned, even an earthworm is as precious as a human being. E per quanto riguarda la metta nel suo stato di purezza, persino un verme della terra è altrettanto prezioso quanto un essere umano. All beings. Tutti gli esseri. In all realms and in all directions. In tutte le dimensioni e in tutti i regni e in tutte le dimensioni, tutte le direzioni. It's just a very joyful thought. È un pensiero, joyful reflection. è un pensiero, una riflessione davvero piena di gioia. And yet the Buddha offered this teaching not from a place of living in some happy bubble where everything is great. Al tempo stesso il Buddha non ha offerto questo insegnamento a partire da una specie di bolla in cui ogni cosa era perfetta e meravigliosa e tutto andava bene. He was very practical, very pragmatic, and he deeply understood the flaws of the world. Era estremamente pratico, estremamente pragmatico e aveva una comprensione profonda di quelle che sono le manchevolezze, le manchevolezze della realtà, così com'è. So no single being is any more precious to the heart of metta than any other, no matter who they are or how good they are. Quindi nessun essere umano è più prezioso al cuore della metta di un altro, comunque esso sia, anche se non buono.
In the Four Boundless States chant, there's a line in there that without hostility and without ill will. C'è una frase nel canto delle quattro stati incommensurabili, senza ostilità e senza malevolenza, dice. And in the Metta Sutta, right in the middle of the sutta, after the Buddha speaks of, radiating metta to all beings without exception. E nella parte centrale del sutta della Metta, dopo che il Buddha dice di irradiare gentilezza amorevole incondizionatamente verso tutti gli esseri, senza eccezione, he drops this line in and it says, "Let no one work to undo another or despise any being in any state." Gli dice che nessuno operi in modo da undo, in modo da disfare un'altra persona. How is it again? To undo? Let no one work to undo another or despise any being in any state. O che disprezzi qualunque essere in qualsiasi stato egli si trovi. Let no one through anger or ill will wish harm upon another. Che nessuno a causa della propria rabbia o malevolenza auguri il male a un altro essere. And it's such an interesting shift in the teaching. È una sorta di salto di qualità nell'insegnamento, un salto di... Because you're going along and the Buddha says, from a place of safety and happiness, may all beings be at ease, whatever living beings there may be, and you're like, oh yeah, may everybody be happy. Perché c'è questo dire in questi luoghi di pace, che tutti gli esseri possano essere felici, eccetera, eccetera, però... And then, boom, let no one despise another. It's like, what? It's such a shift. C'è questo cambiamento in cui dice appunto che nessuno disprezzi gli altri, è proprio un cambio di punto di vista. And the whole point of this is the Buddha is giving us a reality check. In questo senso il Buddha ci sta dando una sorta di verifica di realtà. Because we might say to ourselves, oh, may all beings be happy. Perché possiamo dirci sì che tutti gli esseri possano essere felici. And actually feel that and think it's easy. E possiamo anche avvertirlo dentro di noi e pensare che possa essere facile. Without deeply questioning whether we can actually do that or not. Whether we actually deeply feel that or not. Senza però davvero mettere in discussione il fatto se davvero questo sia possibile per noi e se davvero ci crediamo intimamente. So I was walking up towards the bees, which I actually love bees, so I love going up to the beehives up there. Prima stavo camminando verso le arnie che ci sono più in su, mi piacciono moltissimo le api e quindi stavo andando in quella direzione. In this nice little metta bubble, may all beings be at ease, may all beings be at ease. Ero in questa sorta di bolla, questa piacevole bolla di metta, che tutti gli esseri possano essere felici, che possano essere a loro agio. And then I looked down and there was a little black speck on my leg. Poi ho guardato giù e c'era un puntino nero sulla mia gamba. And my mind, the instant thought was, oh, a tick. Ugh. E immediatamente la mia mente ha detto, oddio, una zecca. May all beings be at ease. Really? Che tutti gli esseri possono essere a loro agio. Davvero? Veramente? It wasn't a tick, but it was a wonderful moment. Because it's like, may all beings be at ease, may all beings be at ease. It's like, oh, but not you. È stato veramente un momento incredibile. In realtà non ero una zecca, perché ero lì che tutti gli esseri possono essere a loro agio, ma non tu. Yeah, you're on your own, bye. Tu puoi anche andartene. So this practice really requires deep honesty.
Quindi questa pratica richiede davvero una grande onestà. Because what we wish to feel and reality are often very different. Perché quello che vorremmo essere capaci di provare, quello che poi invece è la realtà, sono due cose a volte molto diverse. So, as we go through the categories, we're just at the beginning here, but as we go through the categories, some are relatively easy. Quindi quando noi andiamo avanti con le diverse categorie, siamo appena all'inizio, alcune sono relativamente facili. And the heart is open and soft, and we're going along. E il cuore è aperto, è ammorbidito e andiamo avanti bene. And then the thought comes of somebody annoying or somebody who's hurt us or some politician that scares us. E poi improvvisamente viene il pensiero di qualcuno che non ci piace, qualcuno che ci ha magari fatto del male, oppure di un politico che proprio per il quale proviamo una grande avversione. And when I'm honest with myself, with certain beings, metta is not the first response. E se sono onesta con me stessa, nei confronti di alcuni esseri, la metta non è esattamente la prima reazione. Or to be really honest, sometimes even the second or third. E a dire il vero, per essere onesti, neanche la seconda o la terza. This is the nature of the heart with boundaries. Questa è proprio la natura del cuore, che ha in realtà dei confini. And it's really not a place to be discouraged. Questo non vuol dire che ci dobbiamo scoraggiare. Because, as I said last night, it's far, far better to see this than not to see it. Perché come ho detto ieri sera è molto, di gran lunga meglio potercene accorgere piuttosto che il contrario. Just as I said last night, don't feed it. Semplicemente, come ho detto ieri sera, non alimentiamolo. And actually surrender to imperfection is a huge relief. E a dire il vero anche potersi arrendere, poter accettare il fatto delle nostre imperfezioni è un sollievo immenso. We put down our idealistic views of ourselves, see ourselves clearly, and then we can cultivate both metta and insight from that place. Lasciamo cadere quelle che sono le visioni idealistiche che possiamo avere di noi stessi e da lì possiamo vedere le cose come sono e coltivando contemporaneamente metta e una comprensione profonda, intuitiva. If we were perfectly enlightened, we wouldn't be here. Se fossimo perfettamente illuminati non saremmo qui. So by definition, our path is not finished. Quindi per definizione il nostro cammino non è concluso, almeno per quanto mi riguarda. So we cultivate metta and we do the best we can anyway. Quindi coltiviamo la metta e facciamo del nostro meglio comunque. So human nature and the nature of delusion is why we use these categories to gradually open the heart to deeper and deeper metta. La natura umana ha in sé una componente di illusione ed è per questo che usiamo queste diverse categorie per andare sempre più in profondità con la metta. Starting where we normally dwell, taking care of ourselves, and then moving out from there. Cominciando da noi stessi, da noi che ci conosciamo bene, e da lì, partendo da lì e procedendo. And as I said last night, we begin where it's relatively easy and get progressively more difficult, moving further and further and further from this little bubble of self-centeredness that is this ego. E quindi partiamo da dove ci è più facile, come ho detto ieri, e poi man mano uscendo da questa sorta di bolla di autocentratura. So today and yesterday you've been working with cultivating metta for the dear person.
Ieri e oggi avete coltivato la metta nei confronti della persona cara. And if today's interviews are any indication, things are beginning to cook quite nicely. Things are beginning to emerge. E dunque, rispetto a quanto ho sentito oggi con i colloqui, direi che le cose stanno cominciando a quagliare. Even in these relatively harmonious relationships, the practice immediately goes to where the metta is blocked, to where there are barriers in the heart. Anche in queste categorie relativamente facili, la metta va immediatamente a incontrare laddove ci sono i blocchi e le difficoltà. And as I said last night, you know, what our culture calls love is actually quite self-centered. E come ho detto ieri, quello che la nostra cultura chiama amore in realtà è piuttosto autocentrato. You know, we measure it by our preferences. E la misura che ne diamo dipende dalle nostre preferenze. Or whether the other person agrees with us or is in alignment with us. Oppure quanto l'altra persona è d'accordo o è in accordo con noi. Or does the other person reflect back to us this image that we like of ourselves? Oppure se l'altra persona ci riflette l'immagine piacevole che noi abbiamo di noi stessi. Then if you are, and if, you know, you're enhancing my view of myself, then I love you. Quindi se tu dai una conferma dell'immagine che io ho di me stesso, allora ti amo. But of course, as you know, the love that is metta is not limited to those that are close to us, who agree with us, to our families, to our friends. Ma come sapete, la metta non si limita alle persone che ci sono care, ai nostri amici e parenti. In developing the heart of metta, what we are developing is a spaciousness. Quello che andiamo facendo in questa coltivazione del cuore della metta è una coltivazione della spaziosità. And it's a spaciousness that allows other beings to be exactly as they are. Ed è una spaziosità che consente agli altri esseri di essere esattamente come sono, Rather than any of that other stuff. invece di essere qualunque altra cosa. And it doesn't mean we don't have wishes for the other person or preferences of how we would like them to be. Questo non vuol dire che noi non si abbia poi delle preferenze o come vorremmo che l'altra persona fosse. But to come from a place of the love that is metta is to come from a place of acceptance. Ma venire da un amore che è un amore fondato nella metta vuol dire venire da uno spazio di accettazione. It's allowing, its flexibility, its bigness of heart. Vuol dire permettere, c'è flessibilità, c'è una vastità del cuore. Even in the face of working to improve the world or working towards justice, working towards peace, we still accept the world as it is. E anche se magari operiamo in una direzione per far sì che il mondo sia un luogo migliore, pur tuttavia accettiamo che il mondo sia com'è. And it's a profound freedom of heart that can love others just as they are. C'è una profonda libertà in un cuore che è in grado di amare gli altri così come sono. Someone recently in Holland gave me just a wonderful book by a woman named Edith Eger. Recentemente in Olanda una persona mi ha dato un libro molto bello di una donna.
I don't know the name. Edith Eger. Di una signora chiamata Edith Eger. E-G-E-R, Eger. E.G. Eger. Yeah, yeah. E-G-E-R. Sì. And she's in her 90s. Ha una novantina d'anni. And at the age of 91, she wrote her first book. E ha più di 90 anni e a 91 anni ha scritto il suo primo libro. And it's a book called The Choice. È un libro che si chiama La scelta. As a 16-year-old girl, she and her sister and her parents found themselves in a train headed to Auschwitz. 16, right? 16. A 16 anni si è ritrovata con i suoi fratelli e i suoi genitori in un treno diretto ad Auschwitz. And this book is a little about that, but it's more about what she did with her life after that. Il libro ha un po' a che fare con questo, ma ha soprattutto, scusate. Ha soprattutto a che fare con ciò che ha fatto della sua vita dopo questo evento. Because it's such a moving book, because the whole point of the book is to say, from the place of having experienced that, going into it and out of it, she and her sister survived, saying, bad things happen. Lei e la sua sorella sono sopravvissute e lei dice sì, le cose orribili accadono, le cose cattive accadono. People can do horrible things to each other. Le persone sono capaci di fare delle cose orribili agli altri. That's just life. Così è la vita. We have a choice. How, well, basically, what now? E noi abbiamo una scelta sostanzialmente e adesso e ora? This is a book with spine. It's so strong. È un libro che ha, diciamo così, davvero spina dorsale, è un libro di grande forza. Because she says you can be a victim and live in the past, or you can use that to transform your heart. Perché lei dice puoi essere una vittima e vivere nel tuo passato, oppure puoi usarlo per trasformare il tuo cuore. And where I'm going with this in the context of what I've been talking about is she says quite directly, she says, one of the proving grounds of our freedom of heart is how we relate to our loved ones. E lei dice uno dei luoghi di prova è, say it again, one of the proving grounds of our freedom of heart. Uno dei, come si può dire, dei campi di prova della libertà del nostro cuore is how we relate to our loved ones. È il modo in cui ci relazioniamo alle persone che amiamo. Do we accept each other as we are and learn to flow with that? Or do we make demands of each other? Siamo in grado di fluire con ciò che gli altri, da ciò che le persone care sono, oppure abbiamo invece delle richieste nei loro confronti. And this is a beautiful articulation of what metta is. Questo è un modo molto bello di descrivere ciò che è la metta. Do we make inner demands of ourselves and of each other? Abbiamo delle richieste che poniamo nei nostri confronti e nei confronti degli altri. That's not metta. Questa non è metta. If we can accept ourselves and accept each other as we are and then work to improve what might be flawed,
Se riusciamo ad accettare noi stessi e gli altri per quello che siamo e al tempo stesso lavorare per migliorare ciò che può essere manchevole, that's metta. questo è metta. And so already with this category of the beloved person, these barriers get revealed. E quindi già in questa categoria, quella della persona cara, vengono a svelarsi, a disvelarsi le barriere. And it continues, this is the point. E la cosa poi prosegue. All along the way with this practice, expect your preferences to be challenged. E aspettatevi che in tutto quello che è il cammino di questa pratica vengano a essere sfidate quelle che sono le vostre preferenze. Expect your identity to be challenged. E che venga messa alla prova quella che è la vostra identità. Because when we hit these barriers, they're the manifestation of identification, of preferences. Perché proprio nel momento in cui incontriamo in cui sbattiamo contro queste barriere, è lì che viene a svelarsi quelle che sono le nostre preferenze e la nostra identità. Someone said about their practice, they said, well, the respected person and the dear friend feel a little different. Una persona ha detto, la persona rispettata, il benefattore, la persona cara mi danno una sensazione un po' diversa. Which opened for them the question of, well, what gets in the way? E la domanda che si è posto, che cos'è che crea una difficoltà? And it went directly to that attachment, to an agenda about their loved one. E da lì è arrivato direttamente a quella che era quelle che sono le aspettative, un programma rispetto alla persona cara. So as we go through the categories, quindi mentre andiamo da una categoria all'altra and we challenge these places, e mettiamo alla prova e questi luoghi e queste dimensioni costituiscono una sfida per noi. When we switch categories, particularly, things can get bumpy. Quando cambiamo categoria, soprattutto è in quel momento che le cose possono essere un po' più difficili. This is the way it's supposed to work. Don't be concerned. Ed è così che le cose devono essere, non ve ne preoccupate. And notice if there's any attachment to the way things were in the last category, if they were going nicely. E anche notate se rilevate un attaccamento per come andavano bene le cose nella categoria precedente. Sometimes people say, oh, things were so calm and peaceful, but now the practice is going backwards. Le persone a volte dicono, le cose ci sentivamo così in pace e calmi, adesso mi sembra che la pratica stia andando all'indietro, stia tornando indietro. And I often think in that moment, oh, good. E io in quel momento penso, bene, bene. I don't always say it because it depends how it would be received. If I know the person well, I'll say, oh, that's good. Non lo dico sempre in questo modo, ma qualche volta dico, allora va bene così. These places where we react. Sono quei luoghi in cui ci troviamo a entrare in reazione. We remember how someone did something that creates anger or jealousy or irritation or despair or whatever it is. Ci ricordiamo di come qualcuno ha creato rabbia, ira, agitazione, persino disperazione. These places of reactivity, these are the manifestation of what an American Zen Roshi, Joan Halifax Roshi, calls edge states.
Questi sono quegli luoghi e quella manifestazione di quello che un insegnante Zen ha definito stati limite. And these edge states are the places where we grow. Sono proprio questi stati limite i luoghi in cui laddove noi cresciamo. So don't move away from them. Quindi non vi ritirate da questi. Rest, don't push through them, you can't, but to rest against these places. Non cercate di forzare una via attraverso questi luoghi, ma rimanete, dimoratevi. To just rest there and re-incline the heart again and again and again to the metta. Ma restate lì e inclinate costantemente il cuore nella direzione della metta. No matter what, anyway. Comunque, qualunque cosa stia accadendo. This requires that we be gentle. Questo richiede che noi si sia gentili. And that we gently disengage from our old habits of heart. E che ci svincoliamo gentilmente da quelle che sono le abitudini, le nostre vecchie abitudini del cuore. And we also disengage from our habits of how we cope with challenge. E ci svincoliamo anche dai modi abitudinari in cui siamo abituati appunto ad affrontare le sfide. So, if you're hitting edges that are challenging, quindi se vi ritrovate a sbattere un po' contro quello che è un confine, un limite, or if the practice is different than you imagined it would be, oppure se la pratica è diversa da come ve l'aspettavate, I think I said this many times today. It's okay, just keep going. So di averlo già detto molte volte, ma va bene così, continuate. And that just keep going requires both relaxation and diligence, both. Questo apparentemente semplice, continuate così, richiede sia rilassatezza e al tempo stesso disciplina, diligenza. So finding the middle way where we don't just run away from them, we don't just get too relaxed and stop the practice. Quindi da un lato non scappiamo da quello che c'è e nel rilassamento in questo modo come bloccando la pratica, nor do we get too forceful and try to push through them. Ma al tempo stesso neanche ci sforziamo di attraversarli, di superarli in modo sforzato. Especially if there is fear coming up, that needs special care. Soprattutto se dovesse emergere della paura, questa richiede un'attenzione particolare, un atteggiamento particolare di cura. And particular gentleness. E una particolare gentilezza. Don't try to push through fear, that just makes it worse. Non cercate di superare forzatamente la paura perché non farete che peggiorarla. And in my own practice, I learned the hard way what happens when you try to push through fear. It's not pretty. E a me è capitato direttamente, per mia esperienza, di cercare di forzarmi la strada per superare la paura, e vi assicuro che non è una cosa piacevole. So if fear is arising, don't just push it away and say, oh yeah, there's fear there, I'm okay, I feel balanced. Se dovesse emergere della paura, non vi dite, ah beh sì, c'è della paura, non c'è problema, sono in uno stato di equilibrio. Maybe we have a certain kind of equilibrium, but if the fear is there, respect it and pay attention to it.
Magari sì, c'è una componente di equilibrio, ma se c'è della paura dovete averne rispetto, dovete rispettarla e muovervi con cautela. And don't practice with a lot of effort to get through it. E non sforzatevi di superarla. So, there's a wonderful metaphor that I like for what this whole process is. C'è una metafora che mi piace molto rispetto a quello che è questa pratica. Imagine you have a house that's been in the family for generations. Immaginate che nella vostra famiglia ci sia stata da molte generazioni una casa And there's a basement e c'è una cantina. with a big locked door. C'è una cantina e c'è una porta con una chiave, con una serratura molto grande. And you find the key and you go down there, you open the door and you shine a light down there into the basement. Quindi trovate la chiave, scendete giù, aprite la porta e accendete la pila in questa cantina, in questo sottoscala. And there's all sorts of stuff. E c'è veramente ogni tipo di cosa. C'è di tutto. And the first impulse is to, I have to clean this out right away. Il primo impulso può essere, devo veramente liberarmi di tutto ciò alla svelta. But shining the light is enough for a start. Ma accendere questa luce è più che sufficiente come punto di partenza, come inizio. It takes some effort to clean the heart, to purify the heart. Ci vuole un po' di impegno perché il cuore possa purificarsi. But it's a gentle effort. Ma è un impegno gentile. So as I said at the very beginning, we're not creating metta. Quindi, come ho detto all'inizio, noi non stiamo creando uno stato di metta. We're just creating the conditions for the natural purity of the mind to be seen, to be known, to arise. Stiamo creando le condizioni perché lo stato naturale di purezza della mente e del cuore si manifesti e possa essere riconosciuto. And we're strengthening the tendency to go there first before we go to all these other reactions. E rafforziamo la tendenza ad andare in quella direzione per prima cosa, prima di andare nelle altre. This boundless heart of metta that has no barriers, no edge states. Questo cuore illimitato della metta, che è illimitato appunto senza barriere, senza confini, senza limiti, is the abiding place of awake beings. È il luogo in cui dimorano gli esseri risvegliati. This Four Boundless States chant that we do is the Buddha's description of how he himself abided, lived. Questo canto dei 4 stati illimitati, delle 4 dimore divine, è una descrizione della dimora in cui dimorava appunto il Buddha. And step by step we're going in that direction. E un passetto dopo l'altro stiamo dirigendoci in quella direzione. And let that be encouraging rather than discouraging. E che questo possa essere di incoraggiamento piuttosto che il contrario. And inspiration. Che possa essere di ispirazione. It's a long journey. È un viaggio lungo. But as we walk this metta path, each step gets us a little closer to that freedom. Ma mentre percorriamo questo sentiero della metta, stiamo avvicinandoci un passetto dopo l'altro alla libertà. Where we get more and more at ease with these edge states.
trovandoci man mano sempre più a nostro agio con questi stati, queste fasi di limite, diciamo. And there's a lot to take joy from. E c'è anche tanto di cui poter gioire. The month before I came here, I was walking. E nel mese precedente a questo stavo camminando. And I never get tired of taking a long walk. It's a practice for me. E non mi stanco mai di fare delle lunghe camminate, di camminare a lungo. Per me è proprio una pratica. And it's such an amazing thing to go from one place to another in a straight line over the course of a month. And to see the landscape change in front of you and disappear behind you. È un'esperienza straordinaria camminare un giorno dopo l'altro in linea retta, diciamo, e vedere questo paesaggio che cambia, che si manifesta e poi scompare dietro di noi. And to see dramatic landscapes appear before you and then 2 days later they're gone, they're way back there. You can't even see where they are anymore. Poi appaiono dei paesaggi incredibili, straordinari, e poi 2 giorni dopo li abbiamo superati, sono dietro di noi e non li vediamo neanche più. So in this metta journey, we are going from further back than we can know. E in questo viaggio di metta che stiamo compiendo, in realtà partiamo chissà da quanto lontano. And we're going to further away than we can see. E andiamo in una direzione che non possiamo neanche immaginarci dove arrivi. And we just have to take one step at a time. It's not that hard. E dobbiamo soltanto fare un passo dopo l'altro. Non è così difficile. What has happened behind us in the past can't be changed. Quello che è accaduto in passato non lo possiamo più cambiare. Past events, whatever conditioning and karma we come in with, these are fixed. We can't change them. Gli eventi passati, qualunque sia il karma da cui proveniamo, sono ormai quelli che sono, non si possono più cambiare. But as we walk this metta path, we really begin to see over and over again how we can change the heart's response to them. Ma quello che vediamo man mano che procediamo lungo questo sentiero della metta è in che modo il nostro cuore può cambiare nella sua risposta a quegli stessi fatti. So old habits may even continue to play out. Quindi può essere che le vecchie abitudini continuino ad accadere. Those old thoughts may still continue to arise. E possono continuare ad emergere quei vecchi pensieri abitudinari. You're so stupid, how could you have done that? Sei proprio stupido, come hai potuto fare così? But instead of taking it seriously, we look and go, oh, thank you for sharing. Ma invece di prenderlo seriamente diciamo, grazie per la condivisione. And we don't believe it. E non ci crediamo più. Because we know it's not true. Perché sappiamo che non è vero. So even if past habits continue to kind of mechanically play out in the mind, we can transcend our belief of them, our reactivity towards them. Quindi anche se queste forme di vecchie abitudini possono continuare a apparire nella mente, quello che noi in fondo non ci crediamo più e non ci comportiamo più di conseguenza. And we really begin to learn lightness as a response, humor as a response, instead of depression. Or it's like, oh God, this again. Impariamo ad avere una certa leggerezza, impariamo la leggerezza come reazione a queste abitudini, invece di cadere nella depressione, oddio no, ancora una volta questa cosa. Edith Eger again says this. Edith Eger dice ancora:
It still isn't easy for me to talk about the past. Ancora adesso per me non è facile, ancora non è facile per me parlare del passato. But emotions, no matter how powerful, are not fatal. Ma le emozioni, per quanto enormi, non sono fatali And they don't last. e non durano. So, here's somebody with some very powerful conditioning that is very light and laughing. Quindi questa è una persona con un condizionamento davvero potente, ma con una grande leggerezza e una capacità di sorridere. I find this incredibly inspiring. E trovo che sia di straordinaria ispirazione. And I think I spoke of this last year, but there's just this wonderful book called The Book of Joy. C'è questo libro di cui forse ho già parlato l'anno scorso, il libro della gioia. And it's an account of a meeting that lasted a week between His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu. Ed è il racconto dell'incontro che è durato una settimana tra la Sua Santità il Dalai Lama e Desmond Tutu, l'arcivescovo Desmond Tutu. And these two men have experienced more suffering in their lives together than I can possibly imagine. E queste due persone insieme hanno vissuto più sofferenza nelle loro vite di quanto mi sia possibile immaginare. And this whole book is punctuated by chortling, laughing. They're laughing the whole week long. E tutto il libro è punteggiato di risate e gioiosità, e hanno riso e scherzato per tutta la settimana. I take that as deeply inspiring too. E per me anche questo è una fonte di straordinaria ispirazione, una straordinaria fonte di ispirazione. These people are human beings like us. Queste due persone sono esseri umani come noi. If they can do it, we can do it. Se loro l'hanno fatto, lo possiamo fare anche noi. His Holiness the Dalai Lama says this. Sua Santità il Dalai Lama dice così: The recognition of our limitations and weaknesses can be very positive. Riconoscere le nostre debolezze e le nostre fragilità è una cosa molto potente. Because you use these Perché le usiamo as a spur to practice. come stimolo per la pratica. And there's a Tibetan saying. C'è un detto tibetano: Wisdom and compassion are like rainwater. la saggezza e la compassione sono come acqua piovana. Both gather in the low places. Entrambi si raccolgono nei luoghi bassi. So may we all, each of us, get comfortable with these low places. Quindi che ognuno di noi possa sentirsi a proprio agio con questi luoghi un po' bassi. And through the acceptance and the development of kindness in these places, E attraverso e con lo sviluppo dell'accettazione e della comprensione rispetto a questi luoghi, may we develop the boundless heart of metta. che noi si possa sviluppare il cuore illimitato e senza confini della metta. Thank you for your kind attention. Let's sit quietly together. Grazie per la vostra attenzione, ci sediamo in silenzio un attimo.